E se ti dicessi un hamburger alla matriciana, una matriciana hamburger, come lo vedi? Beh, la cosa importante qual è? La scelta del taglio della carne. Non tutto il macinato, non tutti gli hamburger sono uguali. Perché? Dipende dal tipo di carne che andiamo a macinare. Guanciale per forza, un pecorino semistagionato ce vo, tipo sottiletta che famo sciogliere. Poi pomodoro pelato, pecorino romano che fa da un saporitore. Poi abbiamo il basilico, tu dici ma che c'entra il basilico? Che c'entra il basilico? È estate, dagli una botta di freschezza. Mua! La ciccia da macinare, che fai? Ce la metti, deve essere buona. E poi lui, immaginate il signor Ban, morbido. Prima cosa, la ciccia. Guarda che ciccia che ho usato. Userò il diaframma, sì, il diaframma, perché non sta a far pidocchioso a comprare macinato sceltissimo, già confezionato. Ti devi guardare il pezzo di carne che il macellaio ti macina. Quindi vai dal macellaio, in questo caso Ciottoni, il mio macellaio, e andiamo a macinare il taglio che desideriamo. Via qua, così, guarda qua, questa com'è? Questa è speciale di carne, la sei scelta te, bella, pulita, senza tessuti connettivi, guarda come stiamo. Quando faremo l'hamburger, impazzire, senti il rumore del macinacarne, vai. Sui 15-16 euro al chilo di carne, al chilo, il diaframma normalmente, ma ti fai un hamburger da paura. Tu stai immaginando, sta hamburger dentro sto gusto del diaframma che è pazzesco, questo sapore che non finisce più, e poi la morbidezza della carne è pazzesca. L'operazione dopo fatta, macinata la carne, scelto l'hamburger giusto, pazzesco, perché dentro questi hamburger che voi comprate già fatti, confezionati lì al banco carni del fresco, mi dite quante volte ci sono, oltre carne, tanti altri ingredienti. Vai dal macellaio dove c'è un bel rapporto di fiducia e gli dici quello che te deve fare. Questa è la padella giusta, la padella quella ignorante, la padella quella che è tosta, quella che se te via ti fa male perché è veramente tosta. Perché fa? Per fare questo, fa rosolà il guanciale qua dentro per la nostra matriciana. Tiè, guarda che meraviglia. Piano piano il guanciale che fa? Suda lentamente per tirare un po' del suo grassetto. Sono arrivati i ragazzi, vabbè, vedete le luci che abbiamo in cucina, tutti quanti, Lollo, Andrea e Antonio. Tony già l'avete visto prima. Quindi questi vanno mangiare, sentono questo profumo e questi vorranno mangiare. Ma tu che stai là sulla sedia, dentro la metro, sul treno, ma ti sei iscritto? No, perché ti devi iscrivere, non ti costa niente. Non c'è un abbonamento, non c'è niente di tutto questo, c'è soltanto la parola iscriviti, fallo e mi rendi felice. Io farò felice a te, con tante nuove ricette, con tante tecniche, ti faccio favore di risate, dai, iscriviti. Con le mani, no con le mani. Allora, quanto deve pesare il nostro hamburger? Io voglio mangiarmi la ciccia, deve pesare 2,50-300, ci siamo, 2,50 pure, 2,67, va bene, ci sto così, bello, schiacciato, guarda che meraviglia. E l'hamburger, oh, vedi il bun? Deve essere più grosso del bun. Ci stanno sti ragazzotti, dobbiamo farli mangiare hamburger, no? Famoglielo, no? 2 ne faccio, le dividiamo in parti uguali, in 4 le dividiamo. Il guanciale sta andando, bello, croccantello, lo facciamo diventare bello croccante, il grassetto ci serve. Io voglio qualcosa che me lo faccio da solo, non voglio, anche perché poi fai tutti quanti i fighi, siamo sostenibili, non vogliamo inquinare. Immaginate a quei sottiletti, a quei formaggi, tutti impellicolati, fetta, a ogni fetta c'è la plastica. Oh, ti smetti da parlare bene e razzola male. Questo è un coltello di formaggio, è perfetto per tagliare formaggio, perché guarda, è squadrato, non mi taglio qua, devo trovare il sistema. Eccolo qui, perfetto. In modo tale che mi si deve sciogliere questo formaggio, è un semistagionato, quindi latte di pecora crudo, buono, da morire. Raccolgo il guanciale, buono, yeah. In questo grassetto che ho lasciato qua, non ce lo sfragni un bel pomodoro pelato, che è schizzi ovunque, sozza la cucina, non la tenere immacolata, voglio cazzozzi.
Poi ci parlo io con tua moglie, dai retta a me. Leviamo la buccia, anche se sta buccia, oh, la vedi? Buona, da morire. Questi sono formaggi casarecci, buoni, guarda, non è roba artefatta, Questo è un signore che mi fa il parmigiano pure di pecora, bravissimi so, nel viterbese. In un'altra padella accendiamo il fuoco, versiamo un goccetto d'olio, stavolta abbiamo Villa Magra, il nostro amico Franci, e facciamo bella a roventare la padella. A me la padella di ferro mi fa impazzire, per fare che cosa? Rosolare le verdure, per fare ste salse come la matriciana. Allora andate a vedere un video di Aldo Fabrizi che dice con la padella di ferro facciamo la matriciana, sai perché? Si è impregnata, ormai sa dei profuma dei guanciale, dei pomodoro. Ci crede in queste cose perché poi il ferro è poroso, quindi assorbe un po' questi aromi, questi profumi. E andiamo qua con la ciccia. Il profumo già è pazzesco. Messa sta carne qua su, ho sentito una vampata che non finisce mai, ed è buono, di carne è buona. La devo fare bella asciutta, ok? Ci sta un profumo che non finisce mai. Collo che non si attacca, ci stiamo. E quando devo fare un hamburger così? Quando? Con sta carne. Hai capito? Cioè, incomincia a viziare, devi coccolare, perché tu sei uno e da solo, quindi quel tempo che dobbiamo vivere bene, con la roba buona, ci dobbiamo mangiare la roba buona, non mi stancherò mai di dirtelo. Goccetto d'olio buono, stavolta Villa Magra, dall'amico mio Franci. Sentite come suona questa induzione? Padella antiaderente, o se no, noi abbiamo il fry top, che è quello fantastico per fare gli hamburger e fare la ciccia. Però facciamo finta che stiamo a casa, no? Quindi padella antiaderente, andiamo, dai, lo famo. Piano piano quando cuociamo l'hamburger io lo voglio dentro al sangue, non so voi, quindi lo voglio bello rosolato esternamente ma dentro al sangue. Guarda il pomodoro, è bello asciutto, guarda, l'ho fatto quasi bruciare, spengo tutto, lo metto qua dentro a sta ciotola, guarda che bella. Invece di mettere il sale ci metto il pecorino, abbondante, saporito, giriamo bene, guarda che colore deve diventare. Diventa adesso un mezzo rosa, guarda che bello, pepe nero, te sta a venire voglia, dimmi la verità, dimmelo, c'è voglia, assaggiamo se va bene di sale. I brividi, c'ho i brividi, ciccia, giriamola, bello. Guarda, non si tiene perché non è incollato. Formaggio, così, così, bello, così, 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 coperchio. Scioglie questo formaggio. Dentro al sangue, rimettiamo questo sul fuoco. Tagliamo il ban. Ok, guardate, bello, morbido, morbidissimo. Roba artigiana, non è roba finta questa, Gli diamo una scaldata, deve essere stipidito, guarda, così, poco. Spengo proprio, deve essere tiepido all'interno. Vediamo un po' che sta succedendo qua dentro. Ah, che meraviglia. Stupendo, ricopro un altro pochetto. Pane. Salsa matriciana. Guarda che meraviglia. Così. Oh. Guarda. Guarda, così. Ma sai vedere che roba? Che hai detto ketchup? E che te cecalocchi? Altro che ketchup, guarda qua, guarda che spettacolo qua. Lo stai a vedere? Olè, faccio scivolare così. Ah, ma non ti senti male adesso, Vedi sto grassetto qua, guarda. Oh, mi è cascato il pane, guarda. Che peccato. Mamma mia. Oh, che spettacolo! Gli mettiamo un altro pomodoro. Così, guarda, in questa maniera. Poi basilico e guanciale. E qua, fate sta passeggiata, mo. Oh, mo sa assaggiamo però, Oh, mo chiudiamo, Così faccio assaggiare pure agli altri, taglio a metà. Guarda che bello! Sei pronto? Allargo, Guarda che roba, raga. Guarda che roba, Guarda che roba. Mamma mia.
Assaggiamo? Tagliamo un'altra volta a metà. Una birretta. Bella schiumosa, questa è Costanza, mi piace da morire a me. Vado, raga, tanta roba. Tanta roba. Ah, chef, vieni ad assaggiare, via. Mamma mia, è buono. Perfetta. Buono. Ah, chef, via. Questo mettiamo al menù del bistrò. Oh. Da morire, buono, buono, buono. Mazza è buono. Mamma mia. Taglia, 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 Lollo. Mamma mia ragazzi, che bontà. Vai, taglia. Dai, che cazzo di dita. No, buonissimo, da morire. Buono, buono, buono. Questo metteremo nel menù del nostro bistrò a settembre. Deciso.